a Italiano con Eli. Nel video di oggi parleremo di pronuncia della lettera G. Per prima cosa vediamo se avete bisogno di un po' di ripasso sulla pronuncia della lettera G. Vi chiedo di pronunciare queste parole. La numero 1, come la pronunciate? In modo corretto è giro. Numero 2, righello. La numero 3, giacca. E la numero 4, giochi. Per finire, la numero 5 si pronuncia gente. Ora, se sapevate che questa era la pronuncia corretta e pertanto non vi siete sbagliati, il video finisce qui, perché nella lezione di oggi vedremo le regole per pronunciare questa lettera. Se avete avuto incertezze o avete commesso degli errori, allora continuiamo. La lettera G può essere pronunciata in due modi diversi a seconda delle lettere che la seguono. Diciamo che il funzionamento è praticamente identico a quello della lettera C. Pertanto pensiamo a due parole che iniziano con la lettera G, per esempio gatto e gelato. In un caso la pronuncia è g, questa è la pronuncia dura, e nell'altro caso la pronuncia è g, pronuncia dolce. Vediamo entrambi i casi. Cominciamo dalla pronuncia dura e pertanto da g. Unendosi con le diverse vocali il suono sarà ga, ge, ghi, go, gu. Vediamo. G più A si legge ga, come per esempio in gallo, l'animale che fa chicchirichì. Tra l'altro, sono sicura che nelle vostre lingue non fa esattamente chicchirichì, farà in un altro modo. Se me lo volete scrivere nei commenti qui sotto, sarò felicissima di sapere qual è il verso nei vostri paesi. Ma andiamo avanti. Con la seconda vocale, con la O, la pronuncia è go, come per esempio gomma, che si utilizza per cancellare la matita. Con la vocale U abbiamo gu, come per esempio guasto. Questa è una parola che è bene conoscere. Capita ogni tanto di andare alla toilette, naturalmente negli esercizi pubblici, e di trovare un cartello con scritto guasto. Guasto significa non funziona, significa è rotto. Guardate cosa succede però con la consonante E. Abbiamo bisogno di inserire l'H per poter mantenere, per poter produrre il suono duro della lettera G. GHE in italiano si legge ge, come ghepardo. E stessa cosa nel caso della vocale I, avremo ghi, come ghiro. Il ghiro è un animale, tra l'altro molto piccolo, che fa un rumore quando dorme che non vi dico. In italiano c'è un modo di dire che è dormire come un ghiro, che significa appunto dormire profondamente. Se non avete mai visto un ghiro, vi consiglio di cercarlo su YouTube perché le immagini sono veramente spassose. Vediamo ora la pronuncia dolce, ovvero il suono G. Unito alle diverse vocali avremo pertanto già, ge, gi, gio, giù. Già, ge, gi, gio, giù. In che modo? Vediamolo. Con la vocale A, G-I-A, si legge appunto già, come per esempio giallo, che è un colore. Con la O, G-I-O, avremo gio, come giornale, ovvero quotidiano. Con la U, G-I-U, si legge giù, come per esempio giusto, che è un sinonimo di corretto. Invece con la vocale E si legge ge,
come per esempio genitori, ovvero papà e mamma, e per finire con la I avremo il suono G, come per esempio giraffa, l'animale con il collo lunghissimo. L'esercizio consiste nel completare le parole che vedrete qui a fianco con le sillabe mancanti, ma per aiutarvi dovrete scegliere tra l'opzione che sta a destra e quella che sta a sinistra. Cominciamo quindi. Vediamo, la prima parola è valigia. Valigia. Destra o sinistra? La risposta corretta è sinistra. Numero 2. Giglio. Giglio è un fiore, molto bello. Giglio. Destra o sinistra? La risposta corretta è G più I, perché si legge G, ovvero la risposta che sta a sinistra. Numero 3. Rughe. Rughe. Destra o sinistra? La risposta corretta è sinistra. G-H-E. Numero 4. Gonna. La risposta corretta è a destra. G più O. Si legge go. Per finire, la quinta parola è funghi. La risposta corretta è a sinistra. Funghi si scrive con G-H-I perché è ghi. A questo proposito, se per caso avete sbagliato questa parola, ricordatevi che c'è un altro video sulla pronuncia dei 10 piatti che forse pronunciate male ed è un video in cui vi spiego appunto come si pronunciano i piatti forse più conosciuti della cucina italiana. La lezione di oggi è finita, però prima di lasciarvi ho un piccolo trucchetto per voi. Ricordatevi che l'H con la G e la C può essere utilizzata solo con due vocali, con la E con la I. Ciò significa che non può essere mai utilizzata con la O, con la U e con la A. Regola molto importante. Vi ringrazio per aver guardato questa lezione, potete lasciare i vostri commenti qua sotto o anche su Facebook. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!